Buongiorno, stiamo vivendo momenti difficili, lo sappiamo, momenti che sono anche molto più complessi di quanto non ci venga raccontato. Mi sto riferendo al Medio Oriente, ovviamente, che è insomma il tema di mio interesse e legato alla Bibbia, come sempre. Il discorso che ci viene presentato, la narrazione che viene fatta è molto semplicistica, nel senso che ci si dice ci sono gli israeliani da una parte e i palestinesi dall'altra, si contendono dei territori, in particolare gli israeliani che occupano il territorio della Palestina. Ecco, le cose non sono così semplici. Ora, ovviamente, non voglio fare un'analisi molto particolareggiata perché sarebbe pure noiosa, ma le cose non sono così semplici perché all'interno di Israele verrebbe da dire dovrebbero anche mettersi un po' d'accordo tra di loro, nel senso che i movimenti che sono presenti tra gli ebrei sono diversi. Sappiamo che c'è il movimento sionista, all'interno del movimento sionista ci sono comunque delle correnti diverse, per esempio c'è il cosiddetto sionismo revisionista, che è quello diciamo più a destra, quello più influenzato dalle idee di destra, che è un sionismo anche laico, ma pur essendo laico non si fa scrupolo di attingere alla Bibbia per poter, come dire, avanzare le sue pretese sul territorio. E poi ci sono degli ebrei antisionisti, penso per esempio al movimento dei Neturei Karta, che se non sbaglio vuol dire i custodi della città, che sono degli ebrei migrati dall'Ungheria nel secolo scorso e che sono antisionisti, cioè loro dicono che gli ebrei hanno diritto ad una terra, ma sono contro questo Stato di Israele che giudicano illegittimo per il semplice fatto che non è stato fondato dal Messia, perché è stato fondato, lo sappiamo, in sostanza dalle potenze occidentali che hanno deciso la ripartizione del Medio Oriente dopo il governatorato inglese. Quindi questo movimento dei Neturei Karta è talmente antisionista da essere quasi in questo momento pro-palestinesi. Pensiamo ad esempio che dei loro leader sono andati a suo tempo al funerale di Arafat, che sappiamo è stato per tanti anni a capo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Si rifiutano addirittura, per esempio, di utilizzare la carta moneta sulla quale ci siano dei riferimenti al movimento, all'ideologia sionista, quindi in realtà le cose non sono così semplici. Pensiamo ad esempio a Benjamin Netanyahu, l'attuale capo del governo in Israele, e che è quello che ripetutamente dice che Israele ha diritto a questa terra e vuole occupare tutto il territorio di Gaza, ad esempio, ma anche di più, probabilmente anche territori all'interno del Libano. Suo padre era un ebreo askenazita, diciamo che la stragrande maggioranza degli ebrei nel mondo sono askenaziti, e si chiamava Mileikowski. Poi quando è emigrato in Palestina ha assunto il nome di Netanyahu. E questo nome deriva dalla cittadina di Netanya, cioè Natan Yah, e Yah sappiamo che è uno dei modi in cui viene rappresentato il nome di Yahweh. L'abbiamo visto tante volte anche nei video con il professor Corrias, abbiamo visto quante volte sia presente ad esempio in Sardegna. Quindi Netanyahu significa Yahweh ha dato. È una famiglia laica quella di Netanyahu, però Netanyahu non disdegna assolutamente di rifarsi alla Bibbia per dare fondamento storico e fondamento direi religioso e quasi divino alle promesse e alla sua intenzione ovviamente di occupare quei territori. È una famiglia laica, mi pare che soltanto sua figlia
sia una cosiddetta Baalat Teshuvah, cioè una persona che provenendo da una famiglia laica è tornata all'interno del giudaismo ortodosso. Quindi il padre di Netanyahu apparteneva al cosiddetto sionismo revisionista, che è appunto questa parte del sionismo che, pur essendo laico, in realtà, come ho detto, non disdegna di rifarsi alle promesse bibliche. E questo è importante per capire quanto sia importante la Bibbia ancora ai giorni nostri. Ma quali sono le promesse bibliche della grande Israele? Perché poi è a questo che ci si rifà o che ci si vuole rifare. Le andiamo a vedere direttamente perché è fondamentale. La prima promessa è quella che ha fatto Yahweh ad Abramo. E qui siamo in Genesi 15, dove Yahweh fa il patto con Abramo. Sappiamo vengono divisi gli animali, le due parti vengono appese e per celebrare il patto i due contraenti passano in mezzo. E dal versetto 17 si dice: quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno Yahweh concluse questa alleanza con Abramo. Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, la terra dove abitano i Keniti, i Keniziti, i Cadmoniti, gli Ittiti, i Periziti, i Refaim. I Refaim l'abbiamo trovato quando abbiamo parlato dei giganti, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei. Quindi questa è la promessa della grande Israele, dall'Egitto all'Eufrate. E se andiamo a vedere le cartine anche disegnate dai soldati israeliani che mirano alla grande Israele, vediamo proprio tutto questo territorio identificato con questa promessa. La promessa viene poi riconfermata più volte, io ve ne leggo una soltanto perché non voglio assolutamente annoiarvi, ma per esempio nel libro dei Numeri, nel capitolo 34 si dice: il Signore parlò a Mosè e disse: ordina agli Israeliti e di loro, quando entrerete nella terra di Canaan, questa sarà la terra che vi toccherà in eredità, la terra di Canaan secondo i suoi confini. Il vostro confine meridionale comincerà al deserto di Sin a lato di Edom. Così la vostra frontiera meridionale partirà dall'estremità del Mar Morto a oriente. Questa frontiera volgerà al sud della salita di Akrabim, passerà per Sin e si estenderà a mezzogiorno di Kadesh Barnea, poi continuerà verso Kasar Addar e passerà per Asmon. Da Asmon la frontiera girerà fino al torrente d'Egitto, eccoci ci siamo di nuovo, e quella sarà la vostra frontiera. La vostra frontiera a occidente sarà il mare grande, cioè il mare Mediterraneo. Ed ecco allora quello che sta avvenendo in questo momento, cioè tutta l'occupazione del territorio di Gaza per arrivare al Mediterraneo. E a quanto risulta pare che addirittura stiano procedendo già con delle sorte di lottizzazione di questi territori, dati ormai per scontati come appartenenti alla grande Israele. La frontiera occidente sarà il mare grande, quella sarà la vostra frontiera occidentale. Questa sarà la vostra frontiera settentrionale invece. Partendo dal mare grande, traccerete una linea fino al monte Or. Il monte Or si trova nella catena montuosa del Libano settentrionale. Dal monte Or la traccerete fino all'ingresso di Kamat e all'estremità della frontiera sarà a Sedad. La frontiera continuerà fino a Zifron e finirà a Casarenan. Questa sarà la vostra frontiera settentrionale. Traccerete la vostra frontiera orientale da Casarenan a Sefam.
La frontiera scenderà da Sefam verso Ribla a oriente di Ain. Poi la frontiera scenderà e si estenderà lungo il mare di Kinneret, cioè il lago di Genesaret, a oriente. Poi la frontiera scenderà lungo il Giordano fino al Mar Morto. Questa sarà la vostra terra con le sue frontiere tutte intorno. Quindi ad un certo punto viene un po' ridimensionato, non siamo più all'Eufrate, ma come frontiera orientale siamo al Mar Morto. Poi questo viene ripetuto ancora, viene ripetuto nel libro di Giosuè, viene ripetuto in Ezechiele capitolo 47 e quindi ci troviamo di fronte ad una descrizione molto particolareggiata della grande Israele fatta da Yahweh. Ma Yahweh lo abbiamo anche accennato nei video dove parliamo di Yahweh in Sardegna. In realtà era probabilmente, anzi quasi sicuramente, conosciuto in quei territori molto prima della nascita formale del popolo di Israele, nascita formale che viene attribuita a Mosè, che portando via quelle tribù dall'Egitto ha di fatto costruito il popolo di Israele con le sue famose 12 tribù, cioè i figli, in sostanza i discendenti della famiglia di Giacobbe. Perché quando Mosè fugge dall'Egitto dopo aver ucciso un egiziano e fugge nella terra di Madian e incontra Ietro o Reuel, quello che sarà poi il suo suocero, sposa sua figlia Zippora o Sefora, dopodiché riesce a portare fuori dall'Egitto quel popolo e Ietro gli va incontro. Gli va incontro e si dice qui in Esodo 18. Ietro era sacerdote di Madian e Mosè gli fa tutto il racconto di quello che è avvenuto, cioè le piaghe in Egitto, il passaggio attraverso il mare di Canne, come abbiamo visto già altre volte, e quindi gli narra tutti i cosiddetti portenti che Yahweh avrebbe fatto a favore del suo popolo. E disse Ietro: benedetto Yahweh che vi ha liberato dalla mano degli egiziani e dalla mano del faraone. Egli ha liberato questo popolo dalla mano dell'Egitto. Ora io so che Yahweh è più grande di tutti gli Elohim. Ha rivolto contro di loro quello che tramavano. Quindi anche qui Ietro conferma la esistenza di molti Elohim e attribuisce a Yahweh la priorità proprio in grazia di quello che aveva appena fatto. Ietro, suocero di Mosè, offrì un olocausto che era il sacrificio tipico richiesto da Yahweh e sacrifici all'Elohim. Quindi offre il sacrificio tipico richiesto da Yahweh, l'olocausto, la vittima che doveva essere interamente bruciata per produrre quel fumo che sappiamo calmava Yahweh. Vennero Aronne e tutti gli anziani di Israele per partecipare al banchetto con il suocero di Mosè davanti all'Elohim e quindi qui l'Elohim è indicato con l'articolo, quindi di fronte a quell'Elohim, di fronte a Yahweh, quindi il sacrificio è fatto appositamente per Yahweh. E poi subito dopo Ietro insegna a Mosè come gestire questo popolo, perché Mosè in realtà si occupava di tutto da solo, cioè giudicava lui tutte le cause, tutte le discussioni, tutte le diatribe che c'erano. E Ietro gli dice: ma tu non puoi fare tutto da solo, cioè a un certo punto verrai sopraffatto. Quindi scegliti degli uomini di fiducia, dividili e nominali come capi di gruppi di 10, di 50, di 100 e fai in modo che siano loro a giudicare. È una gerarchia, nel senso che le diatribe più spicciole, quelle che succedevano tutti i giorni tra queste tribù di nomadi, venivano giudicate dal capo diretto, quello più piccolo, poi man mano che queste discussioni si facevano più importanti,
salivano di grado e a Mosè dovevano arrivare soltanto quelle più importanti che lui a sua volta poi avrebbe presentato a Yahweh, perché Yahweh non doveva essere disturbato, tant'è che Yahweh a un certo punto dice non nominatemi in vano, non chiamatemi in vano, cioè non chiamatemi per tutte le vostre cosette, ma chiamatemi soltanto per le questioni importanti, direi per le questioni che erano strategiche dal punto di vista militare. Quindi dopo l'incontro con Ietro, Mosè prende gli israeliti e comincia a spostarsi verso la terra di Canaan, cioè la cosiddetta terra promessa. Gli israeliti erano i discendenti della famiglia di Giacobbe, l'abbiamo già detto tante volte, ma è importante ripeterlo. Non erano quindi tutti gli ebrei, che erano migliaia di famiglie che discendevano da Sem prima, da Ever dopo e poi in particolare anche dalla famiglia di Abramo e che si trovavano dentro e attorno alla terra di Cana come i Moabiti, gli Ammoniti, eccetera. Prima tra l'altro nominato gli Askenaziti, che rappresentano la maggioranza attuale degli ebrei, e agli Askenaziti varrà la pena di dedicare magari un video a parte perché sono importanti. Tra l'altro, quando appunto Mosè parte per la conquista della terra di Canaan, che sarà poi condotta da Giosuè, si fa accompagnare da uno dei figli di Jetro e con lui vanno molti di questi madianiti che poi si installeranno nel sud della terra di Canaan e diciamo nel Negev, ecco, tanto per intenderci. E tra l'altro, leggo la notizia perché è importante, si racconta che i figli di Jetro andarono ad abitare con i figli di Giuda nel deserto di Giuda, il Negev, a sud di Arad, così dice la Bibbia. E proprio scavando le rovine di Arad e di una fortezza collocata a 10 chilometri a sud-est, in una località chiamata Orvatuzza, sono state trovate le tracce di una popolazione ivi residente e caratterizzata dal fatto che più del 60% dei nomi contenevano il prefisso o suffisso teoforico Yahoo e nel caso di Horvat Uzza dall'assenza di rappresentazioni figurative comuni invece in siti palestinesi coevi. E sappiamo che l'assenza di rappresentazioni era un ordine preciso di Yahweh, il quale non voleva che venisse rappresentato nulla di ciò che c'era sulla terra, sotto le acque e nei cieli. E la presenza del più del 60% del suffisso Yahweh, cioè del suffisso teoforico Yahu, anche questo l'abbiamo visto in Sardegna, ci dà l'idea quindi della estensione del culto di Yahweh, ci fa capire che in realtà anche i Madianiti si riferivano a lui e Jetro era un suo sacerdote, il che ci fa pensare che in effetti Yahweh fosse veramente un signore del Teman, cioè un signore del sud della terra di Canaan, che poi è diventato, nel senso che lui ha fatto in modo di avere questo popolo di israeliti come popolo di sacerdoti, cioè un popolo specificamente dedicato alle sue esigenze. Certo è che adesso anche le ideologie laiche si rifanno alla Bibbia per giustificare ovviamente le pretese territoriali e sappiamo quanto sta avvenendo, non sto a raccontarvelo io, tra l'altro ultimamente non so se avete sentito o letto insomma le notizie di coloni israeliani che cacciano i palestinesi dai loro uliveti, nel senso che i palestinesi stanno raccogliendo le olive, proprio in questi giorni le olive che hanno coltivato e vengono cacciate. Beh, anche questo devo dire che ha un precedente biblico. Nel libro di Giosuè, nel capitolo 24, sentite cosa si dice. Giosuè ha riunito il popolo e parla
a nome di Yahweh e dice: attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, eccetera, e poi tutta una serie di altri popoli, e io vi diedi una terra che non avevate lavorato. Abitate in città che non avete costruito e mangiate i frutti di vigne e uliveti che non avete piantato. È come se qualcuno veramente volesse realizzare, anzi no, qualcuno vuole sicuramente realizzare queste promesse bibliche e quindi dobbiamo tenere presente questo fatto, cioè dobbiamo tenere presente la figura di questo Yahweh che certo tutto è meno che un Dio buono, ma come è detto in Esodo, un Ish Milcamà, un uomo di guerra, e purtroppo gli eccidi di questo periodo, che sono anche giustificati dalle sue parole, dalle sue promesse, ce lo stanno dicendo. E quindi sarebbe importante, secondo me, che soprattutto i credenti pensassero a questo quando recitano o cantano l'Alleluia, perché l'Alleluia significa lodate Yahweh. Quindi è bene pensarci prima di dire che questo individuo deve essere lodato. Ciao, grazie e alla prossima.